Signore, signori, è con grande piacere che vi annuncio il mio nuovo grande amore, il PCC45 della G&G. Vi invito ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati, altrimenti i vostri occhiali balistici si appaneranno non appena inizierà un ingaggio durante la vostra partita di Softair. Bentornati Sparapallini, io sono Rico e questo è il PCC45, una SG fantastica. Circa 2 mesi fa G&G mi scrive e mi fa: vuoi per caso fare un video sul PCC45? Sì. Prima di quella mail ne avevo sentito solo vociferare, ma ancora non sapevo esattamente come fosse, non mi ero più di tanto documentato. La conferma però l'ho avuta proprio quando l'ho preso tra le mani e lì è stato amore a prima vista. Ne approfitto anche per ringraziare Jolly Softair, nonché importatore ufficiale di G&G Armament, tant'è che appunto è stato lui a spedirmelo. Andiamo quindi a vedere il contenuto della confezione. Come prima cosa troviamo il catalogo G&G Armament. Sembrerà una cavolata, ma qua dentro c'è tutto quello che G&G possiede e vi può fornire per farvi spendere una barca di soldi. Abbiamo poi il consueto manuale di istruzioni, questa volta in formato XXL con tutte le nozioni del caso, praticamente sono sempre le stesse ma male non fa. Poi abbiamo questo cazzillo, non saprei trovargli un altro nome, perché dovrebbe essere uno speed loader, ma non è poi così tanto speed. Diciamo che è una versione molto semplice e minimale di un BB loader, spegnifiamma nero in alluminio, una chilometrica stina puliscicanna, un fantastico caricatore monofilare in polimero e infine ecco che troviamo il nostro PCC45. Quanto sei bello! Io amo e amerò sempre la piattaforma AR15, però dopo 10 anni che la vedo ha un pochino... sono veramente comodi, però sono tutti così simili tra di loro, c'è sempre anche questa tendenza nel farli uguali l'uno con l'altro. Qui invece si apre proprio una grandissima finestra, si prende una bella boccata d'aria fresca, insomma si tratta di un concetto completamente diverso. Ovviamente questa non è altro che la rivisitazione dell'UMP45, in versione moderna con il tocco G&G. Chi di voi ha giocato al caro un vecchio COD Modern Warfare 2 sa benissimo di che cosa parlo. In quel videogioco era un'arma OP. Si tratta di una replica molto fresca sul mercato, tant'è che si sta facendo un po' strada proprio in questo 2021. Inoltre si tratta di una replica per il 70% polimerica, infatti questo è il motivo per cui è così comoda. Calcio, upper receiver, lower receiver, caricatore sono in polimero, mentre abbiamo un bel frontale completamente realizzato in alluminio tagliato al CNC. Non lasciatevi influenzare che questo PCC45 faccia parte della serie CM, quindi Combat Machine, ovvero la linea più low cost di G&G, perché ormai la linea CM ha un range davvero molto ampio. Si passa da modelli intorno ai 150 euro fino a questo che ne costa ben 350. Lo si può trovare anche a meno a volte, intorno ai 320-330 euro, dipende chiaramente dal rivenditore. Quindi non è una cifra proprio economica, ma allo stesso tempo non è neanche una cifra folle, perché sappiamo benissimo che certe repliche arrivano a toccare anche tranquillamente i 500 euro. E per come è costruito e per quello che ha all'interno della meccanica, questo è tanta roba. Questa senza ombra di dubbio diventerà una delle mie ASG primarie, perché è troppo bello. Sì, ok, tutto figo, ma quali sono le caratteristiche principali? La prima è che all'interno abbiamo montato un gearbox G2 by G&G con centralina E2. Si tratta di un gearbox, diciamo, avanzato, dove G&G ha applicato tutta una serie di accortezze a quello che è lo standard gearbox V2. L'altra caratteristica che renderà felici tutti i mancini è che questo fucile è ambidestro, totalmente, in qualunque tipo di comando. Altra caratteristica da non sottovalutare è lo sgancio rapido per il frontale, che vi permette di smontare il frontale in un nanosecondo per andare ad alloggiare la batteria. Comunque dopo lo vediamo. L'ultima caratteristica, al di là del design che come vi ho già detto vi farò venire 2 palle grosse così fino alla fine del video, è l'ergonomia. Il grip è comodissimo, abbiamo questo svaso per il dito quando non dobbiamo sparare, il frontale si impugna che è una meraviglia, è leggero, ma la cosa più bella è la stabilità e la comodità nel andare in puntamento. Molto leggero, ben bilanciato, comodo sulla spalla e ha una mobilità fantastica. Il nostro PCC45 ha una lunghezza di 74 cm con il calcio aperto, mentre se lo andiamo a chiudere
invece diventa di 48 cm. Come dicevo prima è molto leggero, infatti il suo peso a secco è di soli 2 kg. Abbiamo poi un frontale M-LOK da 9 pollici di lunghezza ed infine una canna interna da 255 mm. Il calcio nella sua semplicità è davvero comodo. Presenta un pad gommato che fa molto grip, quindi sarà un piacere andare in puntamento, e vi dirò di più, non contenti hanno aggiunto un inserto gommato che si nasconde perfettamente con il profilo del calcio. Non è una semplice gommatura di quelle che si graffiano con il tempo, è proprio un pezzo in più aggiunto, solo che l'hanno fuso talmente bene con la plastica che non si nota proprio il suo profilo. Non lasciatevi ingannare da questi fori che sembrano quelli per gli attacchi a sgancio rapido della cinghia, in realtà non sono per quello. Ma ecco, io so che cazzo servono. Si tratta di un calcio pieghevole, quindi abbiamo qui il tasto per andarlo a chiudere. Qui abbiamo il dentino di aggancio, però fate attenzione, non tiratelo con tutta la forza del mondo, perché questo andrà solamente in battuta, non si riesce ad agganciare. Per agganciarlo dovete sollevarlo leggermente verso l'alto, spingere e poi lui si aggancia e così non si muove più. Quindi sì, molto stabile, però probabilmente avrei preferito qualcosa di o magnetico o un pochino più quick, perché anche una volta chiuso, se voi fate così non si apre, bisogna spingerlo verso l'alto. Nonostante sia un calcio pieghevole, rimane comunque molto stabile. Non ci sono giochi di nessun tipo, nemmeno scricchiolii, come se fosse un pezzo unico. Qui abbiamo questo generoso attacco cinghia in metallo con tanto di logo G&G che all'occorrenza si può svitare e montare dalla parte opposta. Occhio però, perché se fate questo non si può più chiudere il calcio perché qui non c'è lo spazio. Passiamo poi al selettore che, come vi ho detto, è ambidestro, quindi sia di qua che di qua lo troviamo. Come vedete però questo di destra ha un profilo piatto, essendo che la maggior parte delle persone è destra, quando siamo in singolo sarà un po' più confortevole andare a sparare senza avere, diciamo, la gobbettina qua sopra. Quindi nel caso se siete mancini potete sostituirlo con questo qua. Grip molto semplice e lineare con questo accenno di texture molto leggera e questo piccolo becco finale che ci permette di avere una impugnatura un pochino più stabile senza che ci possa scivolare la mano giù. Il ponte del grilletto è in metallo ed è molto particolare, questo ormai l'abbiamo già visto su vari tipi di repliche G&G, mi piace un sacco. Poi abbiamo un bel grilletto flat in alluminio con una corsa abbastanza corta e un feedback molto interessante di quel micro click che avviene sulla scheda appunto elettronica E2. Per quanto riguarda il vano di inserimento del caricatore, troviamo già di serie un Magwell che non è un blocco aggiunto come si potrebbe fare su un M4, ma è proprio fuso con il body. Altro non è che un sistema di maggiorazione della camera di inserimento del caricatore, fornendoci un foro decisamente più maggiorato con le pareti, vedete, inclinate in modo tale da inserire il caricatore con più facilità. Un'altra chicca semplicissima ma comodissima è questo svaso per il dito indice. Sapete, no, che vige la regola del non mettere mai il dito nel ponte del grilletto a meno che non si debba sparare, quindi noi lo teniamo qua e questo svaso ci permette di essere super confortevoli. È così comodo che come minimo durante un ingaggio lo dimenticate lì. A parte gli scherzi, andiamo a vedere il caricatore che si va a sganciare tramite questa bella levetta maggiorata con una ottima resistenza e si preme che è un piacere. Questo è il nostro fantastico caricatore monofilare da 110 colpi in polimero con questi proiettili finti in plastica inseriti all'interno. Non è la prima volta che G&G utilizza questo tipo di caricatore semitrasparente un po' fumé, che trovo meraviglioso. È davvero curato nei minimi dettagli. Qui sotto abbiamo la scritta 45 auto, qui ci sono altre diciture che sono, diciamo, incise proprio sul caricatore. Bellissimo, davvero bellissimo. Bello massiccio, non scricchiola da nessuna parte. Presenta inoltre questo pirolino maggiorato, tant'è che riesce a sparare tutti i pallini che ci sono nel caricatore. Ah, che bel suono. Una volta inserito poi devo dire che il gioco è pressoché inesistente, sia avanti e indietro che destra e sinistra è pressoché millimetrico. Passiamo ora alla leva d'armamento e relativo bolt catch. La leva d'armamento è qualcosa di meraviglioso, tant'è che abbiamo queste due alette che in maniera speculare si vanno ad aprire per poi appunto andare a rivelare la camera OPAP. Abbagliati da questo fantastico cilindro azzurro ghiaccio troviamo qui all'interno il gruppo OPAP con ghiera di tipo radiale. Ormai sono praticamente presenti queste su tutte le repliche attuali in commercio. Gli scatti sono molto secchi e precisi. Questo gruppo OPAP in particolare è stato studiato proprio da G&G per avere una forma e una struttura che siano molto stabili e ben performanti, che possano calzare bene su tutti i punti di aggancio, quindi con il caricatore, con il nostro gruppo aria e con la canna. Per andarlo a chiudere tiriamo questa levetta che chiaramente si trova anch'essa in tutti e due i lati. Che bei suoni che fa! Adesso però devo fare una cosa.
Che bambino speciale che sono. Vi lascio anche dare un'occhiata a quelli che sono upper e lower receiver con questo design spaziale, con tanto di slit e K-mod persino sull'upper receiver, sui fianchi, cosa che non avevo mai visto prima. Diamo ora uno sguardo agli organi di mira metallici che sono presenti su questa replica, sono fatti molto bene, scattano che è una meraviglia, sono in metallo, quella posteriore è regolabile in deriva, quella anteriore invece in alto. In cima non poteva che mancare una bella slitta RIS che qui chiaramente è in polimero, qua diventa in alluminio, ed ecco che giungiamo al frontale M-Lock da 9 pollici realizzato in alluminio tagliato al CNC. Mi ricorda molto lo stile della SMC9. Qui troviamo il foro per i gancetti a sgancio rapido delle cinghie che si può smontare e portare in un altro di questi fori M-Lock, e infine abbiamo questo spegnifiamma super minimale, ma mi piace molto perché rende comunque compatta la replica, anche perché non è che sia poi così tanto corta, se proprio vogliamo dirla tutta. Molto carina anche la replica del gas block che si trova qui davanti, questa sorta di tappino che ovviamente qua non serve a nulla, è solo estetica ma fa piacere averla. Quando abbiamo un calcio di questa tipologia ovviamente non c'è spazio per alloggiare una batteria, di conseguenza si montano nella parte frontale. La cosa più geniale è il come è stato pensato il vano batteria e il modo in cui ci si deve accedere, e di solito è una procedura abbastanza odiosa quella di mettere le batterie nel frontale. Chi di voi ha una replica con le batterie sul davanti spesso e volentieri qualche bestemmione l'ha tirato, e ditemi qui sotto nei commenti se non è così. Ma qui G&G ha fatto un lavoro pazzesco. Infatti ha creato un sistema a sgancio rapido. So già che qualcuno di voi storcerà il naso, ma come un sgancio rapido sul frontale ma dopo balla, si muove? Assolutamente no. Il frontale è fermo che neanche a tirargli i sassi si sposta. Però con questa semplicissima levetta, con tanto di vano maggiorato qui davanti per entrarci tranquillamente anche con i guanti, si tira in giù e poi si sfila in avanti. Questo è il nostro vano batteria, che è onesto, nel senso che ci entrano la maggior parte delle lipo a singolo stick. Il vano ha un ingombro interno per alloggiare una batteria da massimo 14 cm, una larghezza di 2,7 cm e un'altezza di circa 1,7 cm. Non dovete solo considerare la batteria, ma anche il fatto dei cavi, quindi sicuramente dovete trovare poi un modo per attaccarla senza che dia problemi. Infatti il mio consiglio è di metterla così, al contrario, per poi andare a connettere i cavi in questo modo. Quindi fate attenzione perché dovete considerare anche lo spessore dei connettori, che volendo in realtà lo potete anche girare in verticale così che occupi un po' meno spazio. Quindi poi riprendiamo il nostro frontale, lo andiamo ad inserire, magari teniamo schiacciato un po' in basso questo. È un po' duretto, ma sicuramente con il tempo poi si ammorbidisce. Comunque è sempre meglio rigido che molle fin dall'inizio, perché altrimenti poi con il tempo ballerebbe ancora di più. Piccola citazione a Rocco Siffredi. E poi guardate che genialata questo sistema. Praticamente noi andiamo a mettere questo perno dentro a questa asolina, dopodiché spingiamo e questo fa da leva per far sì che lo vada a sigillare completamente con l'upper receiver. Tanta roba. Non ci resta che parlare dei suoi interni. E già che ci siamo, cerchiamo di smontare qualche pezzo. Così devo dire che è comodo. Come prima cosa abbiamo una bella canna in ottone da 255 mm con il suo bel gruppo PAP in polimero con ghiera radiale. All'interno dell'impugnatura troviamo un bel motore iFrit 25K High Torque ad albero lungo. Qui troviamo il nostro gearbox proprietario di G&G, infatti questo è il G2, che monta boccole da 8 mm cuscinettate, una terna ingranaggi in acciaio, asta spingipallino in polimero, molla standard da 1 joule di potenza con guida molla in metallo cuscinettata a sgancio rapido, quindi possiamo tranquillamente anche con il dito fargli fare un mezzo giro e lei si sfila. Guardate, qui c'è appunto il cuscinetto e la molla appunto è standard. Sono molto sorpreso nel trovare un cilindro pieno nonostante la canna sia abbastanza corta. Ero rimasto che sulle canne medie comunque il foro 3/4 c'era, poi vabbè, comunque questo è un aspetto molto tecnico. Troviamo poi un pistone in polimero con cremagliere in metallo, testa pistone e testa cilindro in polimero, quest'ultima con un doppio o-ring di tenuta. Anche il nostro spingipallino è in polimero e pure lui possiede un piccolo o-ring di tenuta. E infine troviamo la solita cavetteria in argento con connettore mini Tamiya.
Ed ora non ci resta che passare alla consueta prova di tiro. Oggi c'è un po' di venticello fastidioso, infatti mi ha deviato i pallini tutti in questa zona qua, più a sinistra rispetto al centro, però devo dire che come rosata, per essere un fucile di serie, non è niente male. Tanto bello fuori quanto dentro. Non vi nego poi che andare a fare un bel custom interno a questa meccanica che già di base è costruita molto bene, viene fuori davvero una cosa spettacolare. Dopo tutte le cose belle che vi ho detto, ahimè ci sono anche 2 o 3 note dolenti, ma che sono davvero piccoline, non è niente di che. La prima nota dolente è il vano batteria, che sì, in realtà sembra un controsenso perché prima vi ho detto che una gran parte di batterie va bene, però c'è anche da dire che molti di voi magari non hanno una batteria LiPo così stretta e lunga, magari preferite quelle a doppio stick e vi scoccia un pochino l'idea di prendere una batteria apposta per un fucile, però vi dico in realtà ci può stare, quindi sì, diciamo che potrebbe essere una piccola nota negativa. Altra piccola nota dolente sono queste 2 alette per aprire l'otturatore, molto carine, molto comode, però mi dà l'idea che con il tempo non siano proprio il massimo della robustezza, perché già comunque così di base sono un pochino troppo ballerine, vedete? Tendono a essere un po' gnigognago, e se per caso una di queste si dovesse rompere o ci prendete contro e si piegano, ecco, non sono proprio sicuro che sia così comodo reperire un pezzo di ricambio. Questo più che un difetto è una mia osservazione, perché comunque come sistema mi piace, ci sta. Arrivati a questo punto vi ringrazio se avete visto tutto il video fino a qui, lo so, dico tante cose, alle volte sono prolisso, però ci tengo sempre a fare una bella panoramica appunto di tutti quelli che possono essere gli aspetti di una replica. Se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale, mi raccomando, dai su, è giusto un click e voi rimanete aggiornati, io sono contento, e poi c'è anche la campanella da attivare così giusto per rimanere aggiornati. Se volete farvi anche un po' di capperi miei potete seguirmi su Instagram, dove lì pubblico bene o male in maniera giornaliera aggiornamenti su quello che faccio, su dove vado, eccetera eccetera. Detto questo, come al solito, noi ci vediamo prossimo lunedì alle 18, sempre qui sul canale. Ciao a tutti!